Come sapete ragazzi, è sempre un piacere portare delle novità assolute su questo canale che possano aiutarvi a creare impianti in totale sicurezza. Ebbene, l'ultima volta, vi ricordate, in anteprima mondiale, anche perché l'azienda è italiana, quindi ovviamente anteprima mondiale, portai questo diodo di stringa e il relativo diodo per quadro fotovoltaico con attacco DIN. Ebbene, questo diodo è fantastico, l'avete visto, molti di voi l'hanno comprato, hanno già fatto dei feedback positivi, rimane freddo, cioè le temperature sono ampiamente all'interno dei limiti di tolleranza di un diodo, quindi proteggiamo le nostre stringhe. Però ragazzi, sapete che la tecnologia va avanti, abbiamo iniziato con i pannelli fotovoltaici dove c'erano 8 ampere, c'è un pannello da 8 ampere, poi siamo arrivati a 10, 11, 13, oggi siamo a 15 ampere di pannello fotovoltaico, quindi quando mettiamo in serie 3 pannelli o per coloro che amano le stringhe con tensioni alte, che io non raccomando, e mettono 7, 8, 6, 8 pannelli in serie, gli ampere rimangono sempre quelli e con i nuovi pannelli abbiamo 15 ampere e siamo all'interno della tolleranza continua di questo diodo. Quindi questo è un diodo che tollera la nostra stringa, ci fa andare avanti tutto bene, proteggiamo i pannelli. Vi ricordo che se abbiamo una stringa in ombra e una al sole su falde diverse, non conviene mettere i diodi, ma conviene mettere 2 regolatori di carica, altrimenti una stringa sarà completamente protetta, ovvero bloccata dall'altra. Quindi quando abbiamo falde diverse, ragazzi, mi raccomando, 2 regolatori diversi. Ebbene, proprio a motivo di questo ampliamento, di queste modifiche, di queste migliorie che stanno avvenendo sul mercato, questa azienda su richiesta ha prodotto un diodo molto più potente di questo. Non serve tanto a soddisfare la stringa perché già questo ce la fa, questo è già all'interno della tolleranza di sopportazione degli ampere, ma serve a dare longevità. Ebbene, cosa hanno prodotto? Un diodo molto più potente che diventerà veramente longevo. Cioè lo lasciamo sul tetto insieme ai nostri pannelli per decenni. Ebbene, dare longevità ai nostri diodi è importante per avere un impianto in sicurezza. Ebbene, cosa hanno fatto questa azienda con tutta la sua equipe? Hanno prodotto i nuovi diodi che adesso vi presenterò sul canale. Questi, ragazzi, questi diodi qua. Quando mettiamo uno di questi sul nostro tetto a proteggere le nostre stringhe, ebbene l'abbiamo fissato, poi vi farò vedere tutti i dettagli in questo video, l'abbiamo fissato, ebbene con questo o con questo anche ragazzi non ci preoccupiamo più, ma quando andremo avanti con la tecnologia i pannelli si evolveranno, ci saranno potenze sempre più grosse, ebbene qui ci sono delle caratteristiche aggiuntive che vi presenterò adesso nel video. E ringrazio questa azienda che italiana, completamente italiana, che si è impegnata a produrre qualcosa di tecnologico, perché il livello oramai della tecnologia in Italia è abbastanza basso in quanto è diventato tutto monopolio cinese. Ebbene, italiano significa che è vicino a noi, significa che costa meno, significa che è curato personalmente, quindi abbiamo anche una garanzia aggiuntiva. Ok ragazzi, 4 secondi. Giusto il tempo di iscrivervi a questo canale e poi vi descriverò il diodo Belva. Buona visione. Ebbene ragazzi, qui abbiamo veramente professionalità. Questo è un diodo che risolve tutti i problemi. Passatemi le battute che ho fatto nell'intro perché l'ho chiamato veramente il diodo Belva. Ragazzi, con questo abbiamo un impianto freddo, abbiamo il tetto che lavora bene, abbiamo le stringhe che non si scaldano, soprattutto non si creano le scottature delle celle. Vi ricordo che coloro che montano lo scambio sul posto spesso non mettono i diodi. Ebbene, c'è un perché. Loro usano degli inverter che hanno multi-ingresso, ovvero hanno diversi MPPT che gestiscono la stringa singolarmente. Ma quando vedete un impianto, vi fanno un impianto scambio sul posto con 4-6 stringhe e vedete solo un ingresso e ci sono i paralleli, ebbene potete dire anche a questi tecnici mettimi uno di questi diodi affinché non si rovinino quelli che sono le stringhe. Bene ragazzi, è importante il diodo, l'ho detto all'inizio, se avete stringhe su falde diverse dovete posizionarlo se avete deciso per il parallelo, ma sappiate che il diodo ha il compito di vietare
l'ingresso da una stringa all'altra stringa, quindi riduce sensibilmente o quasi annulla la potenza fotovoltaica di questi pannelli. A questo punto su falde diverse dovete mettere 2 MPPT, a volte ci sono dei regolatori di carica interni agli ibridi doppi, quindi l'ibrido con 2 regolatori di carica, fate 2 stringhe, ma se dovete mettere i paralleli, ecco perché ho scelto sul mio impianto l'inverter a parte e poi quanti regolatori di carica vogliamo. Quindi abbiamo una falda, la seconda, la terza, abbiamo est, sud e ovest, ebbene con 3 regolatori noi abbiamo sempre la massima produzione di tutte le stringhe. Torniamo al diodo. L'azienda molto professionale ha deciso di migliorare costantemente i suoi prodotti. Questa è una cosa che le aziende serie fanno costantemente. Ebbene, questi diodi sono stati anodizzati, significa ricoperti con uno strato di metallo che protegge l'alluminio, perché l'alluminio è un buon dissipante, ma come sapete in ambienti marini dove c'è la salsedine e dove c'è la corrosione, l'alluminio negli anni, molti anni, ma comunque ci si arriva, comincia a creare un ossido che poi si spolvera, invecchia il prodotto. Ebbene, l'anodizzazione serve proprio a proteggerlo. E qui hanno fatto un'anodizzazione non meno di 15 micron. Significa che dura veramente nel tempo. Questo per coloro anche che, come voi, avete impianti anche al sud Italia, vicino al mare, anche qui in Abruzzo, Calabria, Sicilia, insomma dove c'è la salsedine, dove c'è la corrosione dei metalli. Ebbene, questi diodi sono stati protetti anche in tal senso. Vi ricordo che l'anodizzazione migliora anche le caratteristiche termiche di un prodotto, e questo è importante. Insomma, stiamo parlando veramente di un diodo di qualità. All'interno cosa c'è? C'è un diodo nativo da 70 A, in questo qui da 15. Cioè 70 A di diodo nativo è veramente molto potente. E poi, sempre professionalmente, hanno usato una resina, che è una resina termoconduttiva e fortemente isolante. Pensate che è capace di isolare 22 kV per millimetro. Cioè, ragazzi, c'è un isolamento totale. Coloro che hanno inverter ibridi con tensioni alte, ebbene, con questo diodo sono anche protetti verso l'esterno, perché le tensioni alte sapete che hanno dei poteri particolari per andare a distribuirsi al di fuori dei cavi. Bene, questo diodo viene fornito, sia questo più piccolo che quello più grosso, viene fornito con queste clip, ragazzi, queste che sono idonee al fissaggio, cioè noi fissiamo questo sul telaio, dopodiché andiamo a inserire il diodo e rimane con queste 2 clip affrancato saldamente alla nostra struttura. In questo modo, ragazzi, ve lo faccio vedere da vicino, avete un fissaggio, insomma, ragazzi, veramente bello da vedere, è professionale, anche se siamo nel fai da te, vogliamo fare le cose fatte bene. Ebbene, abbiamo sia questo che questo più potente fissato sul nostro tetto. Ebbene, qual è la differenza tra questo diodo e questo? Ovviamente la potenza. Questo è un diodo che va bene per impianti da 25 A, sempre con le sue clip, ragazzi, in modo che lo fissiamo in maniera permanente sulla nostra stringa, una all'inizio e una alla fine. In questo modo viene fissato. Ebbene, questo qui non è 15 A, questo è 25 A, però tenete presente che questo diodo è stato testato per 48 ore, quindi è tanto perché noi non abbiamo il sole 48 ore, noi abbiamo il sole per le ore della giornata, soprattutto in estate, 5 ore massime, 4 di potenza vera. Ebbene, testato a 27 A per 48 ore, quindi ha dato la massima affidabilità. Vi ricordo la resina interna, oltre che essere fortemente isolante, è anche termoconduttiva, quindi la dissipazione di questo diodo è veramente eccezionale. Vi ricordo anche un dettaglio tecnico: quando montai i diodi Schottky, quelli classici che troviamo dappertutto, il classico cinese relativamente economico, ebbene io lo montai su un impianto che era contenuto, era un impianto modesto, eppure scaldavano, eppure non se n'è mai bruciato uno. Però dalle vostre segnalazioni, soprattutto quando avete preso il piacere del fai da te, avete cominciato a creare stringhe e impianti da 4, 6, 8, 10 kW, ebbene questi diodi Schottky bruciavano, proprio per le caratteristiche di non sopportazione della potenza dello Schottky, che io consiglio per impianti dove avete, che ne so, un impianto a 12 volt con pochi ampere, allora riuscite a sopravvivere. Se no, ragazzi, con un diodo di questi veramente
ve lo dimenticate, questo è potenza pura. Ebbene, lo Schottky ha un blocco sulla tensione inversa di 45 volt, significa che su impianti che consiglio io intorno ai 120 volt, quando avete la seconda stringa lui crea un abbassamento di 45 volt massimi, ecco perché non riesce a bloccare e scalda e quant'altro. Questi invece, ragazzi, vi bloccano una stringa totalmente perché sono realmente le tensioni garantite. Sono idonei anche per i cosiddetti campi fotovoltaici dove hanno tensioni molto alte, intorno ai 700 volt, 900 volt. Ebbene, questa è una differenza sostanziale, ovviamente questo è un costo superiore, però quando compriamo 1, 2, 3 diodi o 4 e abbiamo sistemato le nostre 4 stringhe, le nostre 3 stringhe e abbiamo speso una cifra rispetto allo Schottky che è più alta ma che dura per sempre, questo io lo considero, ragazzi, un investimento. Adesso, ragazzi, vi faccio vedere 2 immagini sul montaggio delle clip ed è una cosa molto semplice, sono immagini che fanno vedere chiaramente come il diodo viene fissato sul tetto. Il fissaggio è molto semplice, ragazzi, l'avete visto qui con 2 clip, possiamo usare la vite autofilettante che viene data insieme alle clip oppure possiamo usare un rivetto. Qui è il telaio che porta i pannelli, viene fissato in maniera permanente. La stessa cosa sul diodo di blocco da 25 A, vedete il fissaggio anche qui con la vite oppure con un bel rivetto. E questo, ragazzi, è il lavoro finito. Abbiamo fissato il nostro diodo, ovviamente questo è protetto dall'acqua ma è sempre meglio metterlo in una posizione sotto i pannelli. Ebbene, per rispondere sempre alle esigenze di potenza sempre superiore, questa azienda ha creato anche questo diodo. Questo è un diodo da posizionare sul nostro quadro fotovoltaico, l'attacco DIN, vedete? La cosa bella, l'altra volta avevo presentato questo per coloro che amano la concentrazione di 3 diodi all'interno di un unico passaggio, quindi questo era idoneo per andare a posizionare i paralleli. E questo invece è un diodo di stringa singolo. Questo è stato potenziato, adesso è 40 ampere. Ovviamente non abbiamo una stringa da 40 ampere, non c'è, ma questo significa che lui lavora per decenni senza mai scaldare. La sopportazione del punto di giunzione dei diodi massima è 180 gradi. Qui quando lo facciamo lavorare, cioè arriva a temperature bassissime. Pensate che loro hanno effettuato dei test proprio su questi diodi, test di stress, lo stress test che viene chiamato, sembra uno scioglilingua. Ebbene, questo ha resistito ampiamente a questi test. Ebbene, nello stress che hanno fatto, loro hanno dato una corrente di 60 ampere, questo è un 40, 60 ampere per 48 ore, l'ambiente era a una temperatura di 17 gradi, ebbene il diodo era arrivato a 80 gradi circa, 82 mi sembra per essere specifico. Ebbene, che è ancora ampiamente al di sotto delle soglie di tolleranza. Poi, sempre nei test, hanno abbassato gli ampere a quello che è la stringa classica massima da 15 ampere che abbiamo oggi noi sui nostri impianti. Ebbene, con 15 ampere 48 ore questo dissipatore era a 30 gradi, cioè il nulla. La dissipazione, vi ricordo, c'è sempre, quando deve proteggere una stringa, il diodo lavora appunto anche un po' in temperatura perché c'è una dispersione in tensione, il che significa che ha un piccolo surriscaldamento, ma proteggiamo i pannelli dalle scottature, questo è importante. Ebbene, qui abbiamo potenza massima, con questo diodo sempre resina dissipante, isolante, eccetera, abbiamo risolto il problema per coloro che amano mettere questi con attacco DIN. Ora vi voglio dire un'altra cosa molto importante sull'attacco DIN, perché alcuni attaccano questo, mettono il cavo, ok? E lasciano questi liberi. Ragazzi, soprattutto voi che fate gli ibridi, dovete stare attenti perché qua c'è tensione alta. Qui c'è quello che c'è sulle stringhe. Se avete fatto stringhe da 250 volt, 300, 400 volt, quando nel quadro fotovoltaico andate a toccare qua perché volete fare staccare o fare manutenzione, magari di fianco avete messo il magnetotermico, ebbene se toccate qua sono dolori. Ecco perché l'azienda ha prodotto
questi tappini protettivi, mi raccomando, è una cosa che io quando vedo impianti senza tappini, solo con i cavi, rabbrividisco. È una cosa questa da non prendere alla leggera, ragazzi. Qui è vero che siete voi ad andare nel quadro elettrico, ma se a volte chiamate il figlio o la moglie, staccami il magnetotermico che avete messo qua vicino, oppure loro stessi non va l'impianto e vogliono inventarsi qualche soluzione, è facile aprire il quadro e mettere la mano qua. Non sanno che qua c'è una tensione alta che fa male, ovvero è mortale. A questo punto loro hanno inventato questi tappini che vanno a chiudere e proteggere la possibilità di toccare, vedete? Sono molto di qualità. Cosa vuol dire di qualità? Significa che devono resistere anch'essi alle alte temperature. Questi sono stati progettati e il tipo di plastica che hanno usato è stata testata fino a 100, oltre 100 gradi, anche se per tutela la casa produttrice ha detto noi li garantiamo fino a 80 gradi. Ebbene, loro in forno test hanno resistito fino a oltre 100 gradi. Ebbene, quando abbiamo protetto coi tappini i nostri contatti, abbiamo anche un'altra possibilità sul nostro quadro che adesso voglio mostrarvi, ed è stata una genialità di questa azienda. Qui abbiamo, ragazzi, due diodi con le loro protezioni, e questo è l'attacco DIN. Praticamente noi andremo a posizionare un diodo così, vedete qua l'attacco DIN, e l'altro lo mettiamo così, e avremo la salita e la discesa dei cavi. Ebbene, ragazzi, questa azienda si è ingegnata, ed è una cosa molto interessante, perché questa letta di raffreddamento è, chiamiamola, double fast, cioè noi andiamo a posizionare l'attacco DIN sull'altro lato della letta e stringiamo, vedete? In questo modo noi che cosa abbiamo fatto? Ebbene, abbiamo la possibilità di posizionare, vedete che sono adesso le scritte al contrario, posizioniamo questa nell'attacco DIN e questa ovviamente sempre al contrario per avere la stessa mandata sui cavi, e lo posizioniamo così. In questo modo abbiamo, vedete, i due attacchi protetti dai cappucci uno di fronte all'altro nel nostro quadro DIN, e non abbiamo possibilità di prendere corrente. Tra l'altro qua lo spazio è anche inferiore. Rimaniamo praticamente con le nostre due alette, i due diodi completamente protetti. Sull'altro lato praticamente possiamo trovare tranquillamente le barre equipotenziali piuttosto che i nostri magnetotermici e quant'altro. Ragazzi, è proprio questo che mi piace di queste aziende professionali che lavorano bene, è l'attenzione alla sicurezza, l'attenzione ai dettagli, studiare quelle che sono cose aggiuntive, perché non è fondamentale quello che vi ho fatto vedere, potevamo metterli anche tutti così in parallelo, ma il fatto di studiare una letta che è una double fast, chiamiamola così, e la giriamo al contrario, quindi manteniamo e rispettiamo il passaggio dei cavi, ma nel contempo abbiamo unito con le capsule protettive in plastica, ragazzi, io sono contento. Questi prodotti professionali dedicati a noi nel fai da te è una cosa veramente eccezionale, e ringrazio veramente Andrea, Marco e Miriam. Ragazzi, questo è molto interessante. Andiamo avanti con qualche altro dettaglio, dopodiché andiamo in chiusura, e spero che questo diodo veramente bello, professionale, tosto, che dura nei decenni, vi abbia entusiasmato come è successo a me, perché è un prodotto che deve durare e stare sul tetto insieme ai pannelli, che sono veramente anch'essi veramente longevi. Andiamo avanti con altri due dettagli. Ebbene, ragazzi, il diodo nativo all'interno di queste potenze è di 130 ampere, quindi abbiamo veramente un diodo che è oltre soglia, oltre l'immaginabile. E qui abbiamo il filetto del nostro attacco, è un M5. Ragazzi, di cosa è fatto questo materiale? Non è fatto di inox o di ferro, che ha una conducibilità molto bassa, ma loro l'hanno fatto di ottone. Ebbene, perché non di rame? Il rame, lo sapete, l'ho detto in diversi video nel passato, è uno dei migliori conduttori, dopo l'argento ovviamente, ma è molto malleabile. Se noi facciamo un bullone, un dado di rame, quando andiamo a stringere è molto delicato, e quindi
rischiamo veramente di spanare, come si dice in gergo. Ebbene loro l'hanno fatto di un materiale conduttivo buono, che è l'ottone. Voi sapete che insomma nell'elettronica si usa rame, ottone, alluminio, sono i tre metalli diciamo più economici rispetto all'argento, che è il miglior conduttore ma è costoso. Ora, avendolo fatto di ottone, questo M5, loro l'hanno ricavato dal pieno, quindi un pieno che è stato tornito, è stato fatto il filetto. Adesso vi faccio vedere un'immagine per capire cos'è l'aggancio in tondo del pieno. Guardatelo per pochi secondi. Ebbene, essendo lavorato in pieno, pezzo unico, dobbiamo stare attenti, ecco perché ve l'ho fatto vedere, dobbiamo stare attenti a come stringiamo. Qui i nostri terminali vanno stretti con 3-4 Nm, non di più, e abbiamo fatto la connessione certa. Basta. Ogni tanto lo controlliamo con la chiave dinamometrica. Allora ragazzi, sotto il link trovate ovviamente tutti il link per acquistare questi diodi, trovate il link della chiave dinamometrica e tutti quelli che sono inerenti a questo video, quindi andate a vederli nelle descrizioni del video e se siete interessati potete acquistare prodotti di qualità. Ora questo è interessante, andiamo a stringere. Ora una cosa volevo farvi vedere, qui ci sono dei terminali con i quali l'azienda vi consegna il diodo, vedete, sono i classici Faston, chiamiamoli così, però potete montare anche, io lo consiglio, dei terminali un po' più sostanziosi, un po' più grossi. I terminali che consiglio io sono questi ragazzi, sono i classici a occhiello, però sono molto buoni. Questi sono di rame stagnato, vi ricordo sempre di andare a lucidare la faccia, e questi sono attacco M5 per questi diodi e ovviamente il cavo da 6 mm quadri. Questi andate a crimparli e sono un po' meglio di questi qua del classico Faston. Ora, meglio cosa significa? Stringere bene, reggono la chiusura con la chiave pneumatica e rimangono nel tempo più stabili. Ragazzi, spero e penso di aver fatto cosa gradita presentandovi questo diodo molto importante. Abbiamo visto quelli da 15 A, abbiamo visto la belva da 25 A. Ebbene, con questo abbiamo risolto definitivamente il problema delle nostre stringhe, e poi per gli amanti della presadina abbiamo anche questo con aletta dissipante, e quindi possiamo, invece che mettere questi sul tetto, possiamo posizionare questo sul nostro quadro fotovoltaico. Qual è la diversità? Fondamentalmente abbiamo con questi il controllo sul nostro quadro, andiamo lì a vedere, misurando le tensioni, se tutto procede regolarmente. La stessa cosa ovviamente possiamo farlo sui fusibili e sulle barre equipotenziali, se dobbiamo misurare semplicemente le tensioni. Ragazzi, era tutto per questo video, spero sia stato interessante per andare verso la linea della professionalità nel fai da te, e ci vediamo al prossimo video. Ragazzi, iscrivetevi a questo canale. Buona serata.